Sveliamo gli enigmi della luna e cogliamo la sua guida. Con il suo sguardo benevolo ci offre sempre una prospettiva unica sulla realtà. Questo oracolo fonde simbologia millenaria e necessità quotidiane, illustrando gli aspetti cruciali del nostro satellite, relativi a fasi e ciclo stagionale. Le sue indicazioni ci orienteranno verso una maggiore comprensione interiore. Ecco a voi l'oracolo della luna. Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela e questa è la Taroteca di Exoteric World. È con questo nome che mi trovate sui social. Ci tengo a dirvi che subito dopo l'analisi degli oracoli ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò tutti e 50 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente. Prima della fine della puntata troverete una schermata per vedere gli altri episodi che compongono questa serie. Se il video vi sarà piaciuto e vorrete sostenere il mio lavoro, potete farlo iscrivendovi o abbonandovi al canale. Fin da ora vi ringrazio se l'avete fatto o se considerate farlo. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Benvenuti a questa video recensione dedicata all'oracolo della luna, un mazzo che unisce arte e psicologia, immaginazione e simbolo. Le illustrazioni sono di Yoshi Mari, mentre la cura dei testi è di Valeria Bianchi Mian, edito da Vivida. Valeria Bianchi Mian è psicoterapeuta junghiana, insegnante di mindfulness e naturopata. Ha ideato il metodo Tarot Dramma che intreccia psicodramma, scrittura poetica e immagini archetipiche. È anche autrice di poesie, fiabe, saggi di psicologia e romanzi noir, quindi vi consiglio di seguirla. E poi abbiamo Yoshi Mari, illustratrice e grafica italo-giapponese, mescola tecniche tradizionali e digitali per creare paesaggi fiabeschi e atmosfere sospese, ispirata dalla natura e dalla sua capacità di offrire bellezza e quiete. L'oracolo della luna nasce dall'ispirazione dei dialoghi con la luna di Hans Christian Andersen del 1839, dove il satellite diventa testimone di meraviglia e mistero. Questa è la scatola. Ha una lunghezza di poco più di 14,2 cm per 9,5 e 6,2 cm. In basso, adesso ve la mostro tutta, con scritte blu e nere. Abbiamo questa bellissima mezzaluna. Ecco, c'è una scatola. In basso questo intaglio semicircolare per facilitare l'apertura, quindi l'apertura a cassetto. Aprendo la scatola, all'interno troviamo il libretto, questo, una scatola blu decorata con 7 lune che contiene il mazzo. Allora, andiamo ad aprire. Questo mazzo è composto esattamente da 50 carte che non sono numerate. Vedremo insieme, sono 28 carte dedicate alle fasi lunari, 12 carte legate ai mesi dell'anno e 10 carte dei segreti. Le immagini custodiscono simboli nascosti e possibilità inattese e le vedremo appunto tutte in vari gruppi e vi ricordo anche che alla fine troverete uno slideshow per visionarle meglio una per una. Queste 50 carte hanno finitura lucida,
un cartoncino che è abbastanza spesso, seppur comunque delicato, quindi consiglio di mescolarle in un modo da non poter rovinare soprattutto le carte nei bordi. E per darvi un'idea della grandezza, il formato è di 7,5 cm per 12,7 e uno spessore di tutto il mazzo di circa 2,3 centimetri. Il retro, come vedete, richiama anche la scatolina del mazzo, è elegante e profondo, un cielo blu notte punteggiato di stelle, di piccole stelline, attraversato dalla sequenza delle fasi lunari e incorniciato da un bordo sottile. Il tutto richiama il ritmo ciclico e silenzioso del tempo lunare. Sul fronte l'illustrazione occupa tutta la superficie con un trafiletto bianco in basso che riporta il titolo di ogni carta. E adesso possiamo cominciare, partiamo dalle prime 14 carte. Eccoci di fronte alla prima parte del gruppo composto di 28 carte dedicate alle fasi lunari e tutte, diciamo, queste carte sono immagini che raccontano il viaggio della luna notte dopo notte. Queste prime 14 troviamo la scintilla, è la prima notte, la seconda notte la solitaria, la terza notte la radicante, la quarta notte l'intatta, la fanciulla è la quinta notte, la sesta la seducente, la rispecchiante è la settima notte, poi troviamo la cacciatrice, l'ottava notte, la nona è l'indipendente, l'avvolgente è la decima, poi abbiamo la signora degli animali, l'undicesima, la dodicesima notte, la potente, la tredicesima notte, la narratrice e poi infine abbiamo la quattordicesima che è la sposa. Come potete vedere qui possiamo già capire il tema centrale del mazzo è la luna come guida simbolica e archetipica, capace di rivelare sia la luce che l'ombra dell'anima. La sua visione diventa protezione e ispirazione, accompagna chi cerca risposte interiori e illumina senza bruciare, ma riflette anche paure e follia, ricordando la complessità dell'esperienza umana. Attraverso la simbologia lunare il mazzo invita a un percorso di introspezione e trasformazione, collegando la dimensione personale e collettiva ai cicli lunari e agli insegnamenti alchemici, dove la luna rappresenta rinascita e completezza. Volevo soffermarmi su qualche carta in questo gruppo. Mi ha particolarmente colpita la decima perché effettivamente è la prima che ho pescato, diciamo, in una mia lettura. La decima notte è l'avvolgente, mostra la luna al 10° giorno, feconda e potente, è il tempo ci dice che è il tempo del desiderio e della consapevolezza, ma anche del rischio che l'amore diventi possesso. La mitologia di Selene, alla quale è collegata, quindi di Selene ed Endimione, ci ricorda quanto sia facile soffocare ciò che amiamo per paura di perderlo. Questa carta ci invita a riflettere sulle relazioni e sull'importanza di accogliere l'altro senza imprigionarlo nelle nostre aspettative. Quindi, diciamo, come vedete, già ascoltando le indicazioni che troverete nel libretto, non ve l'ho mostrato all'inizio perché ovviamente lo vedremo successivamente, quindi ve lo mostrerò. Qui potete vedere le prime 14 e adesso passiamo alle altre 14.
Proseguiamo il nostro viaggio a conoscere questo meraviglioso mazzo e questo è la seconda parte del primo gruppo, quindi le altre 14 carte delle fasi lunari. Abbiamo 15ª notte, l'oca regina, molto bellina, c'è quest'oca con una coroncina sulla testa. Troviamo la 16ª notte, la saziante, la 17ª, l'inquieta, la 18ª notte, la volitiva, la menade, la 19ª, la 20ª notte, la cucitrice, la medicamentosa è la 21ª notte, la 22ª, la venerea, l'avventuriera, la 23ª, la 24ª è l'immortale, la 25ª è la filatrice di ombre, la 26ª notte la vampira, la 27ª la mutante e la 28ª la guida oscura. Tra queste carte mi ha colpito particolarmente la 21ª notte, ecco ve la mostro meglio. Prima di tutto perché, diciamo per quello che rappresenta effettivamente, anche dal nome stesso si può evincere, rappresenta la luna che porta guarigione e sollievo. Poi, perché piccola parentesi, ovviamente mi ricorda un'opera, di Klimt e, vi mostro qui in sovraimpressione, la citazione appunto a una parte dell'opera Medicina di Klimt, che peccato che è stata persa in un incendio. Però vedete come è abbastanza simile in alcune caratteristiche, posizione e anche effettivamente nel colore. Questa carta è legata all'arte della cura e al potere di trasformare il veleno in rimedio, richiamando la figura di Igea, dea della salute. Il serpente che si avvolge intorno al braccio e sembra insomma avvicinarsi alla coppa, diventa simbolo di conoscenza e continuità della vita. Questa carta ci insegna che il benessere nasce dall'armonia tra istinto e consapevolezza e che la prevenzione è la forma più alta di cura. La rimettiamo qui. E adesso passiamo al prossimo gruppo. Eccoci di fronte a questo gruppo che ci porta nei 12 mesi dell'anno, da gennaio a dicembre. A gennaio troviamo la bifronte, a febbraio la purificatrice, a marzo la tonante, aprile l'impermanente, a maggio la fiorita, giugno l'amante, luglio la rigogliosa, agosto l'incoronata, settembre la trasmutatrice, ottobre la profetica, novembre la protettrice e dicembre la materna. Vi mostro una in particolare e quindi anche qualche spiegazione, qualche interpretazione per aiutarvi a capire maggiormente di quanto sia, oltre che bello questo mazzo, anche poetico e coinvolgente. La carta di gennaio richiama un po', diciamo, l'immagine del dio Giano, che guarda al passato e al futuro. È la luna che osserva in più direzioni, ricordandoci che ogni prospettiva rivela qualcosa di diverso e che la verità si compone di sguardi molteplici. Gennaio diventa così il tempo per riflettere su chi siamo, accogliere le parti che ci sembrano estranee e imparare ad amarci nella nostra interezza, come fiocchi di neve unici e irripetibili. Per quanto riguarda la parte artistica, ovviamente curata e creata da Yoshi Mari, è veramente diciamo straordinaria, a me piace molto, le carte si aprono come frammenti di sogno, sono immerse in un'atmosfera teatrale e simbolica. Le figure femminili dominano la scena, ritratte in pose evocative e ambienti sospesi tra fiaba e introspezione. I colori sono molto intensi
e stratificati, blu profondi, rossi, vellutati, bianchi, lunari. Lo stile richiama un po' il simbolismo e il liberty, con dettagli che ricordano i fondali teatrali e le incisioni, mentre le posture delle figure suggeriscono archetipi in movimento. Ogni carta diciamo che è una scena da contemplare e interpretare. E ora passiamo al prossimo ed ultimo gruppo. E infine siamo arrivati all'ultimo gruppo, sono le 10 carte dei segreti che custodiscono possibilità inattese. Troviamo il sogno, i mostri, l'argento, la congiunzione, la follia, la generazione, gli animali, la poesia, la luna nera e l'acqua. Ci soffermiamo un po' su una carta che mi ha particolarmente colpito, la carta della follia, perché richiama il matto dei tarocchi. È energia senza regole, vagabondare nel presente, ma anche semi di saggezza nascosto nell'imprevedibile. Come potete vedere, troviamo questi nuvoloni e sopra questo funambolo su questo filo sospeso. Ci ricorda che la luna stessa è madre di umori mutevoli e di slanci incontrollati. Questa carta ci invita a riconoscere la parte giocosa e irrazionale che vive in ognuno di noi. Come scriveva Erasmo da Rotterdam, senza un pizzico di follia la vita sarebbe piatta e priva di colore. La follia diventa così un invito a lasciarsi andare, a ridere di sé e a scoprire che proprio nell'imperfezione si nasconde vitalità e libertà. Comunque tutte queste cose le trovate nel libretto e adesso appunto ve lo mostro. Il libretto è interamente in italiano, accompagna ogni carta con una descrizione, una storia e un consiglio. Infatti troveremo, vedete qui la sezione dedicata alle carte, non solo l'immagine stessa di ogni carta, troverete la parte chi sono, cosa mostro, cosa vedo, eccola, e poi il mio consiglio, poiché cambia nelle ultime carte, cosa puoi fare o pratica del segreto. E quindi qui trovate effettivamente tutte le indicazioni. Direi che dal punto di vista pratico il mazzo può essere usato in diversi modi e infatti qui oltre all'inizio a trovare il sommario trovate proprio diciamo la spiegazione, il racconto di questo mazzo, la composizione eccetera, molto in breve, quindi una specie di introduzione, ed ecco qui come leggere le storie della luna. Quindi passiamo proprio all'aspetto pratico e come vi dicevo può essere usato il gioco degli opposti, che mette in dialogo luce e ombra. Poi troviamo il lunario oracolare che intreccia mese e fasi lunari con l'energia dei segreti, e poi troviamo le 1001 luna. Questo è un metodo di lettura che invita a usare le carte liberamente per meditare, raccontare storie o accompagnarci in rituali notturni, non solo, insomma, come ci sentiamo più liberi, quindi di seguire le nostre stesse emozioni. E quindi poi basta, qui si vedono appunto tutte le carte, che va a concludere con la biografia dell'artista e di chi ha curato appunto i testi. In conclusione posso dire che l'oracolo della luna è un mazzo che unisce arte e simbolo, mito e introspezione, offrendo uno strumento poetico e trasformativo per chi desidera esplorare la propria interiorità. Ovviamente ci sono delle piccole considerazioni sul fatto, ad esempio, che mancano i numeri nelle carte.
non gravissimo assolutamente, quindi può essere un po' difficile. Magari se imparate a gestire anche il libretto potete trovare diciamo facilmente i significati, diciamo, e le varie carte. Quindi questo è un piccolo dettaglio, che magari trovare il numerino corrispondente da 1 a 50 poteva essere un po' più facile andare a trovare il significato e quindi diciamo aiutarci nell'interpretazione. Poi in effetti, se andiamo a prendere il mazzo, il tipo di finitura lucida, è facile lasciare le impronte sopra, quindi spesso ho notato che nell'utilizzo comunque le devo pulire con un pannetto in cotone per non vedere, diciamo, le impronte, ma anche questo può essere irrilevante. Quindi queste sono le indicazioni principali. Poi magari una piccola, diciamo, sciocchezza: io ho trovato il libretto bellissimo, solo che è molto poetico, diciamo scritto per cercare di aiutarci a riflettere. Io che lo sto studiando, perché presto lo vedrete protagonista delle mie letture, soprattutto nell'oroscopo della luna motivazionale, e quindi per conto mio sono andata ad estrarre da queste varie indicazioni, e quindi mi sarebbe piaciuto trovare anche delle parole chiave per aiutare a facilitare l'interpretazione stessa. Ma come vi ho detto, queste sono delle piccole note che assolutamente non vanno a portare demerito, anzi assolutamente sono carte bellissime, avvolgenti e coinvolgenti, aiutano tantissimo nella meditazione e nell'introspezione. Per certi aspetti possono essere usati anche per la divinazione, un po' meno, quindi dipende dalle vostre esigenze e dal vostro sentire. Dico sempre che bisogna seguire le proprie intuizioni, le proprie emozioni, e quindi liberi di gestirlo e di utilizzarlo come meglio credete. Si conclude qui questa puntata della Taroteca, ma non andate via, perché ora troverete lo slideshow per gustare al meglio ogni singola carta. Vi ringrazio per essere stati con me, ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo oracolo, e se volete potete scoprire tanti altri video sul mio canale. Seguitemi anche su Instagram e TikTok. Vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!